tappatemi la bocca, perché stasera potrei dire, non lo so. Io poi credo, sì, dai, credo il classico tifoso che si deprime facilmente, ma allo stesso tempo magari poi erutta, no? Dopo un 5-0 con il Toro alla prima di campionato, però non sottovalutiamolo questo aspetto, cioè alla prima di campionato l'Inter dopo mesi di, lo possiamo dire calcisticamente parlando, anche di depressione calcistica, no? Proprio sotto l'espressione, no? Del gioco espresso, oltre che i risultati, oltre, ripeto, il finale di stagione, abbiamo detto mille volte, non li voglio neanche ripetere queste cose, ma appunto entrare così in campo, e l'abbiamo visto l'anno scorso, ragazzi, eh? L'abbiamo visto l'anno scorso quanto poi queste partite contano. Non mi venite a dire no, ma è agosto e quindi no, proprio perché agosto, mai come adesso, devi essere sul pezzo, eh? Non parlo della condizione, e abbiamo visto anche quella, anzi la condizione sarà un punto interrogativo per tutta l'annata, visto tutte le partite dello scorso anno e in più il mondiale per club, quindi non lo so che preparazione è stata fatta e tutto il resto, ma al di là di questi discorsi, di questi tecnicismi, la motivazione. Vedere un Inter così affamata, ripeto, alla prima di campionato, sul 3, sul 4, sul 5-0, ancora alti, aggressivi, vogliosi, tutti che avevano questa volontà di mettersi in mostra, e tutti, dico tutti, ci sono riusciti, no? Apro parentesi, tranne di Uff, è qualcosa di importante, ragazzi, perché l'anno scorso alla prima l'avevamo vista come era iniziata la stagione, no? Con l'inciampo già col Genoa, un po' allegri, un po' sì, la distrazione, invece oggi tanta voglia, eh. Ma vera, questo è un segnale importantissimo. Ripeto, dopo mesi di deprimenti, proprio deprimenti, vedere un Inter che inizia così la stagione è bene, è una cosa buonissima, buonissima. Ovvio, già vi leggo e già vi sento e già vi ascolto. Ovvio che ci saranno bisogno poi di test probanti, di avversari più, tra virgolette, anche più allenanti, di tutto quello che vi pare. Quando ci saranno il momento di difficoltà è lì che si deve vedere la forza e la leadership. Tutto vero. Ma un inizio così per me non era affatto scontato. E poi anche un paio di nomi, no, da appuntare. E Susic, ragazzi. Ne parliamo. Ne parliamo, signori miei, abbiamo modo di farlo. Vi invito, prima come al solito, a lasciare un like, sempre per soddisfare bisogni e voglie e qualsiasi cosa che riguarda l'algoritmo, che stiamo sempre lì a cibarlo in tutti i modi. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, e domani sicuramente parleremo anche un po' di mercato, che ci sono degli affari quasi in chiusura o già chiusi, e soprattutto arriverà anche sì, la live reaction, bella, disteso, staccato sul divano, sul letto, bello, calmo, bello. Mi sono gustato tutti i gol. Abbiamo risultato, quindi vi invito a scampanellare. Vi ringrazio per il numeroso seguito ovunque, su Instagram, su TikTok, su Telegram, addirittura anche lì. Grazie, 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 grazie. Da dove partire? Susic me lo tengo buono, eh. Me lo tengo buono e ne parliamo. Però per me l'aspetto più importante, non è un caso, l'abbiamo sottolineato tante volte, troviamo conferma anche quest'anno, troppo importanti gli attaccanti. In questo modulo, in questo schema, se ne vedono sempre meno squadre che giocano appunto con due punte. Gli attaccanti importanti, importanti. E Thuram erano mesi che non lo vedevamo in una condizione accettabile. Non dico non lo vedevamo proprio in una condizione accettabile. E adesso invece Thuram, Lautaro, due mostri questa sera. Due mostri, e non è un caso, le migliori partite dell'Inter arrivano sempre quando i due attaccanti fanno bene il loro dovere. E non parlo solo di mettere la palla dentro, e ci sono riusciti bene anche in questo, visto che tra una e l'altra hanno segnato 3 gol.
ma parlo proprio di lavoro tattico. Lautaro che veniva sempre basso anche a collegare, a dialogare, Thuram che attacca sempre alla perfezione, lavora i palloni aerei, bassi. eh, Vedere questi giocatori in questa condizione, ragazzi, poi diventa difficile per gli avversari, assolutamente. E sono contento. Io sottolineo, Lautaro ha fatto tanta, ma Lautaro, ragazzi miei, veramente da leader, il gol in scivolata. Cioè, il gol in scivolata, quante volte è chiamato la pressione, sempre lui il primo su tutti. Ecco, se c'è una cosa che all'Inter non manca, tante volte sono qui a criticarvi il 10, il giocatore, per 10 non intendo il numero di maglie, che ce l'ha Lautaro il numero 10 ed è anche meritato, il 10 per caratteristiche, tutto quell'altro, però se c'è una cosa che all'Inter non sta mancando è il capitano, è il capitano. Cioè il capitano, ma parlo proprio per voglia, leadership, ribadisco, per quello l'esempio che dà. Ecco, quindi tanta roba. E poi, come dicevo prima, se c'era stato un innesto oggi che abbiamo visto, complice la squalifica di Cialanoglu, altrimenti veramente tutta l'Inter anche della passata annata, e questo gioca a nostro favore, anche se poi vanno implementate alcune cose, altrimenti poi si rischia, quando trovi un avversario anche più probante, come dicevo prima, perché poi il Toro, bisogna dirlo, è stato veramente poca roba, merito però dell'Inter che l'ha azzannata questa partita. Poi quindi devi trovare anche altre soluzioni. E Susic, ragazzi, quello che mi ha colpito, oltre ai passaggi veramente di una bellezza, di una raffinatezza, quello che dà a Dumfries nel primo tempo, l'assist per Thuram, ma tante giocate, e che fa sempre ma anche nella fase di disimpegno, tanti palloni recuperati, totale, prestazione totale, grande partita a San Siro, in casa, tutto quello che vuole. Non era facile presentarsi così, l'abbiamo visto con Diouf. Se sei un po' acerbo, su 7 palloni Diouf ne ha sbagliati 6, li ho contati, 7 ne ha toccati, ne ha sbagliati 6, quindi non è che conta, l'avversario conta un po' come sei tu, se hai il sangue freddo, se ce l'hai caldo. E quello di Susic mi sembra abbastanza freddino, mi sembra quasi ghiacciato. E poi, come dicevo, fa sempre la giocata giusta, sempre la giocata giusta, ragazzi. Non sbaglia una palla, tempi, modo, sembra che gioca dall'Inter da 20 anni. Poi, vediamo nelle altre circostanze, ma ogni volta anche in questa pre-season è stato sempre quello che mi ha rubato l'occhio, quindi molto 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 bene. Dietro abbiamo abbastanza detto bene, qualcosina in quella doppia situazione in Gong e Simeone, però per il resto veramente pochi affanni. E voglio vederla contro la nostra difesa, la fase difensiva voglio vederla con altri avversari, ecco, questo lo dico già adesso. Però ribadisco, quello l'aspetto che ci portiamo più, che mi porto con più piacere, oltre alla prestazione, ripeto, dell'intera squadra, di due attaccanti in particolare, della nuova leva Suci, quello che mi porto con enorme piacere è vedere questa squadra così motivata alla prima di campionato. Questo è l'aspetto più importante, e in questo onestamente credo che oggi abbia tanti meriti Kivo. Ribadisco, tutto parametrato alla prima giornata, inutile che mi ripeto 50 volte. Vedremo poi nel momento di difficoltà, giustamente l'allenatore che non ha esperienza, per forza di cosa, qualcosa sbaglierà e lì andrà supportato. Tutto vero, però vedere una squadra così motivata, credo che nell'agire, nella testa dei giocatori c'è tanto di Kivu. Ci sia tanto di Kivu, come lo abbracciano quando escono, come si scherzano, le vedete negli allenamenti. Kivu sembra veramente un loro compagno. Questo può essere magari un'arma a doppio taglio, vedremo. Ma oggi ribadisco senza ombra di dubbio una partenza veramente sprint, e per me non, lo ribadisco, forse per l'ennesima volta, forse in maniera eccessiva, per me non era scontato. Dopo i deprimenti risultati degli ultimi mesi, vedere una partenza del genere mi entusiasma, ecco, mi coinvolge anche a me da tifoso, no? Bene. Non lo so, c'è qualche altro aspetto?
Anche Bonni è entrato, ha segnato, bene anche lui. Anche Luis Enrique forse sulla sinistra, anche se ha toccato pochi palloni, può essere un'arma più interessante perché da sinistra si può accentrare. Ehm, Vediamo, vediamo un pochettino, dai, vediamo un pochettino. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la casa, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio. Da Rischio.